Prima di iniziare questo video voglio dirvi di non provare assolutamente questa sfida. Fatevi bastare quello che vedete su di me, soprattutto perché questa cosa potrebbe essere pericolosa per molti di voi. Detto questo, iniziamo. Dopo il mio video dove non mangio per 24 ore, molti di voi mi hanno sfidato ad eliminare un altro bisogno principale, l'acqua. Infatti dallo scoccare della mezzanotte proverò a non bere nessuna forma di liquido, che sia acqua, Coca-Cola o qualsiasi altro liquido, questa volta non per 24 ore ma per 48 ore. Non voglio che sia una sfida esagerata, inutile e controproduttiva, ma voglio dirvi cosa sento dentro me stesso e cosa vuol dire non bere acqua per 48 ore. Ora, prima che scocchi la mezzanotte, scoliamoci questa bottiglia da mezzo litro. Cin cin. Devo prendere respiro. Meno 2 minuti. Ultimo goccio d'acqua. Ora mi sento in circolo, fin troppa acqua. È mezzanotte del 12 agosto. Tra l'altro noto subito il primo errore: scegliere i giorni più caldi per fare questa sfida. Stupido io. Ora spegniamo tutto e andiamo a letto, così almeno le prime 8 ore le passo abbastanza tranquille. Ho spento e anche questo spento. Buonanotte, voi non mi vedete più, però mi butto a letto. Aria fresca. Buongiorno, primo giorno. Sono completamente contro luce. Non sento assolutamente il bisogno d'acqua, anzi sento quel mezzo litro che mi fa su e giù per la pancia, quindi andiamo in bagno. Devo anche passare l'aspirapolvere. Questa cosa di far uscire liquidi senza farli rientrare è un po' rischiosa. Ora vado a fare colazione. Cercherò di mangiare molta frutta e verdura in modo tale da integrare l'acqua, proprio perché frutta e verdura contengono molta acqua. Quindi andiamo giù. Lavata e pulita, e ora si mangia. Buona, bella, succosa. Sono queste le cose che mi servono per sopravvivere questi 2 giorni. Ora torno su ed inizio a lavorare. Spero che almeno queste prime ore siano tranquille, come sembrano. Vi faccio sapere, vi aggiorno. Si inizia a lavorare. Se ne sono andate le prime 11 ore e mezza di questa sfida e fino ad ora nessun problema. Probabilmente anche perché sento ancora il mezzo litro d'acqua che ho bevuto ieri sera. Però l'unica cosa che noto, ovviamente, è che io di solito metto qui, in questa zona della scrivania, una bottiglia d'acqua e un bicchiere, che però oggi non ho nemmeno portato su perché non posso bere acqua, e ogni tanto bevo, soprattutto per non farmi venire lo stimolo della fame e per farmi rimanere anche un po' più sveglio. Mi sta salendo già la fame, anche se sono le 11:30, quindi probabilmente adesso andrò giù a prendermi un'altra pesca e a sciacquarmi un po' il viso per svegliarmi un po'. Fino ad ora si procede dritti. Lavarmi il viso mi fa venire voglia di bere. Seconda pesca. La mia fonte d'acqua. Sarà dura, però più avanti. Vediamo se queste basteranno. È l'una, è ora di mangiare. Sono 13 ore che non bevo nessun liquido. Ho tanta fame. Cercherò di mangiare meno cose secche possibile, in modo tale che non mi salga la sete. Ho preparato la tavola e ci sono 4 bicchieri, però, dato che a me non servirà il bicchiere. Qui, per continuare ad integrare acqua, vegetables. Pasta al pesto. Pasta al pesto, Fede. Ho appena finito di mangiare e adesso mangio la mia fonte d'acqua. È veramente dura mentre mangi non bere, perché a me viene spontaneo, quindi butto giù e bevo. E mi sono dovuto sforzare, adesso avrei bisogno di bere, però non è neanche così difficile, nel senso che spero che questa replichi l'acqua, ve lo saprò dire fra qualche ora, però adesso sentirei la necessità di bere. Questo pomeriggio sono andato a fare la spesa per le ultime cose che mi devo portare in viaggio, perché tra 2 giorni parto. Fare la spesa nel reparto liquidi e bibite è la morte. Siamo dentro da 20 ore e inizio a sentire la gola secchissima. Questa sera fagioli, pollo e insalata per idratare. Lo sai che sfida sto per fare? Pomodori anche. Sfida all'Ok Carol.
No, per questi 2 giorni non bevo alcun liquido. Non bevi liquido? Meglio che mangi tanta frutta e verdura allora, per compensare. Allora, Sembri quasi saggia. uva di casa e fighi. Fighi sempre chilometro 0,1. Centimetro zero questo. 100 metri. 100. Tutta Vabbè. roba di casa. Vabbè, ma è fattibile questa. Acqua buona, eh? Sì, Con ma non amica. posso berla, è inutile che... Mi hai anche preparato il bicchiere, ma grazie, questo qui lo mettiamo... Perfetto. Questa cosa Bere invece liquidi. è stupida anche questa. Molto stupida questa. 27.000 gradi fuori, va ben dai. Pippo, bevi te. Abbastanza. Ciao a tutti. Siamo a 22 ore passate, ma dopo cena non ci ho nemmeno neanche tanto pensato perché sono stato abbastanza impegnato. Ora che ho finito ci sto pensando perché mi sta venendo su una seccura. Domani mi dico che faccio comprare 4 anguri al mio papà. Ogni giorno io mi alleno, per cui prima di uscire con gli amici anche oggi devo allenarmi per fare un confronto reale. Perciò ho appena messo giù il materassino e facciamo il mio solito allenamento. Oh, non si vede niente. Io ogni giorno faccio 3 serie da 50 addominali e 30 flessioni. Iniziamo. Io gli addominali li faccio di questo tipo qui. Oh, addominali finiti, flessioni. Mi aggiorno alla fine, ma ho già sete. Ho altre 2 serie così. Finito gli esercizi, ho una sete boia. Ora mi farò una doccia. Doccia fatta e avevo tantissima tentazione di bere l'acqua della doccia. Però rimango fedele. Ho ancora non so quante ore, penso 25, 26. Sarà lunga ancora. Sono quasi passate 24 ore e sto finendo l'ultima frutta rimasta. Ho pulito un po' d'uva. Adesso me la mangio velocemente perché ho tantissima sete. Mi fa proprio male dallo stomaco, dalla... Sono passate quasi 26 ore e inizio ad avere mal di testa e molta stanchezza. Sto finendo tutta la frutta che mi è rimasta in casa. Ho mangiato altre 2 prugne dopo l'uva e adesso vado a dormire. Spero di dormire un po', così almeno per il sonno riesco a portarmi avanti con le ore. Notte, devo spegnere la luce. Buongiorno, sono le 7 e sono passate 31 ore. La dormita mi è servita. Adesso non sento il bisogno di bere, però quello di andare subito in bagno. Vado a finire l'ultima frutta rimasta. Ho appena accompagnato la mia ragazza in stazione che deve andare da una sua amica. Stamattina è un po' più fresco di ieri, quindi alla fine non soffro il caldo. Per questo non ho neanche così tanto bisogno di bere. Però penso che come andrà avanti la giornata, come verrà più caldo, inizierò a sentire sempre più esigenza di bere. Sono ormai 24 più 9, 33 ore che non bevo, si fanno sentire. È l'1:15, oggi dopo aver accompagnato la mia ragazza ho un po' lavorato, sono passate 37 ore. Con il condizionatore che hanno appena messo in camera c'è un po' di freschetto, quindi tra condizionatore e tutte le cose che ho dovuto fare non ho nemmeno pensato all'acqua. Diciamo che ora non ne sento il bisogno. Vediamo se oggi pomeriggio, magari uscendo, facendo altro, inizierò a sentire il gargarozzo, che comunque sento il gargarozzo che è bello. Però in questo momento, dato che non ci penso, non ne sento nemmeno la necessità. Allora, pronto? Oggi insalata come sempre, che grande che sei, eh? Però hai messo il bicchiere, non va bene. Se posso dire, ti sconsiglio di fare la dieta dell'acqua proprio questa settimana. Mancano meno di 6 ore alla fine. Io sto sistemando la mia valigia perché domani partiamo per le vacanze. Tra l'altro addosso l'unica cosa che mi è rimasta era una maglietta Kinder che ho preso a mio fratello. Io l'avrò usata l'ultima volta penso 5-6 anni fa. Ogni volta che faccio qualcosa di faticoso o di un po' più fisico mi gira la testa e quindi adesso, dopo un po' che avevo sistemato, mi sono fermato un attimo, sono andato a prendermi 4 prugne per idratarmi. Però se mi tengo occupato e magari faccio un lavoro da seduto dove non c'è uno sforzo fisico, non sento quasi nulla. Però se inizio ad uscire, prima sono uscito al sole per 10 minuti, potevo crollare per terra, mentre ora, seppur non sto facendo pressoché nulla di sforzo,
mi viene su mal di testa. Però meno 6 ore, tengo duro e mangio prugne. E preparo la valigia. I libretti che mi porto via. Qui la situazione sarà ancora lunga, mangio l'ultima prugna. Sono seduta in bagno e mi sta venendo su un mal di testa inaudito. Sto andando in sovraccaricamento. Sono le 9, mancano soltanto 3 ore. Aspetta, vi faccio vedere com'è. Sono le 9. Diventa pesante, ora vado giù a mangiare e speriamo che ci sia qualcosa di acquoso. Ho bisogno dell'acqua. 3 ore. La salvezza! Sono le 22:45, devo dirvi che ho fallito questa sfida. Come sapete io ci tengo ad avere la massima trasparenza e ho fallito in un modo stupidissimo perché avevo appena finito di mangiare l'anguria, quindi non avevo più bisogno d'acqua perché l'anguria, come avrei detto, contiene il 95% d'acqua, per cui il mio corpo stava riassorbendo quel che gli serviva. Però mentre parlavo con mio papà, mentre pensavo altre 1000 cose, mentre preparavo i bagagli, mentre facevo tutte queste cose e mi fluttuavano sulla testa, questa sera non avevo preso il bicchiere e l'avevo spostato altrove, ma era rimasto lì. Mio fratello o mia mamma deve avermi versato un bicchiere d'acqua e io, senza nemmeno accorgermene, l'ho bevuto. Mi sono accorto di averlo bevuto nell'istante in cui ho deglutito la prima goccia d'acqua. Appena l'ho fatto mi sono alzato sul tavolo, nervoso perché mancavano soltanto 2 ore, vorrevo arrivare alle 48 ore, 46, cos'è? Però questo mi insegna quanto il nostro organismo prenda, anche se noi ne siamo incoscienti, ciò di cui ha bisogno. L'acqua in questo caso l'ha presa perché ne aveva bisogno, infatti avevo mal di testa, iniziavo a sentirmi giramenti, avevo bisogno d'acqua. Però il mio cervello diceva no, non bere, non bere, non bere, finisci questa sfida. Poi mentre il mio cervello era altrove, faceva altre cose e parlava, il mio organismo ha preso l'acqua e l'ha bevuta. E il mio cervello se ne è accorto soltanto ad azione fatta. Pecca mia che non sono riuscito a gestirmi completamente, o magari anche fortuna che il mio organismo funzioni così bene. Questo poi lo si può giudicare, però sta di fatto che io non sono arrivato a 48 ore ma soltanto a 46 ore.